Grande Giorgio, bello mio. Tutto a posto. Tu? Che piacere. Grande. Tutto a posto. Piacere è tutto mio. Allora, ragazzi, oggi siamo qui con... Marco Pedrilli, proprietario di Damà Enoteca Moderna. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Centocelle. Ok. E oggi cosa facciamo? Oggi facciamo un'intervista all'imprenditore. Esatto. Oggi facciamo Fare Impresa con Damà Centocelle e Marco Pedrilli. Yes sir. Iniziamo subito. Raccontaci chi sei, da dove vieni e che cosa fai qui. Io sono Marco Pedrilli, sono titolare e CEO di Damà Enoteca Moderna, che è un'enoteca cocktail bar che sta nel cuore di Centocelle. E, da dove vengo? In realtà io vengo dalla ristorazione, ho iniziato facendo questo di mestiere nella vita, facendo il barista. E all'inizio ovviamente lavoravo come aiuto banchista, ho fatto un corso di formazione di American Bar, mi sono poi trovato nelle caffetterie a lavorare, ho imparato diciamo il mestiere sul campo e come tutti quanti ho iniziato dal basso, ecco. Fino a che poi un bel giorno sono arrivato fino a qui e ho aperto il mio locale. Quando hai capito che volevi aprire un'enoteca? Ma diciamo non c'è stato un momento preciso, è stata una cosa che ho maturato nel corso del tempo. Inizialmente, non ti dico la verità, non c'era neanche in mente proprio l'enoteca e basta, c'era in mente voglio aprire il mio locale, che poteva essere un bar, poteva essere una pizzeria, poteva essere un ristorante. Alla fine capitava un'enoteca con un cocktail bar e dopo tutta una serie di eventi che si sono concatenati tra di loro e semplicemente ecco nel corso del tempo della mia carriera ho capito che sarei voluto essere il proprietario di un posto, ecco, fare l'imprenditore poi fondamentalmente. E cos'è che ti ha fatto scattare la scintilla secondo te? Ma la scintilla me l'ha fatta scattare un po' quelle che sono state le mie esperienze. Io ho avuto delle esperienze miste, nel senso che non ho sempre lavorato soltanto in un format di locale o in un format della ristorazione. Sono passato dal bar di quartiere che comunque c'ha numeri molto alti a fare il cameriere in un hotel a 5 stelle, a fare il barman anche in una terrazza di un hotel di lusso, quindi ci sono state tutta una serie di situazioni che mi hanno fatto arricchire e più salivo, più andavo in alto, più si alzava la fascia, diciamo, no? Anche la posta in gioco e più capivo che fondamentalmente avrei voluto fare le cose per conto mio, fare un locale o un ambiente a mia immagine e somiglianza. Okay. Ci sono stati momenti in cui hai pensato, cioè, che cosa sto facendo, a chi me l'ha fatto fare? Tuttora ci sono, non ti nego la verità, tuttora ci sono, ma quello è normale, no? Fa parte dell'essere umano. Ma sono fondamentali quei momenti perché ti aiutano a capire se realmente stai facendo quello che vuoi fare nella vita. Se non ci fossero quei momenti probabilmente non saliresti così in alto, no? Nel senso che non andresti sempre più avanti. E ci sono stati sì dei momenti molto difficili, specialmente all'inizio ovviamente, perché noi non è che navigavamo nell'oro quando abbiamo aperto il locale. Parlo di noi perché ovviamente ho un socio che saluto, ciao Daniele. Non navigavamo nell'oro, nel senso che abbiamo fatto ovviamente tutto un iter per poi arrivare finalmente a riuscire ad aprire il locale, nel senso da che abbiamo fatto il contratto di affitto, abbiamo costituito la società e poi abbiamo diciamo avviato il locale, è passato quasi un anno e mezzo. Okay. E quali sono stati secondo te gli step fondamentali di questo piano per prendere il locale? Cioè nel senso, col fatto che non navigavate nell'oro, quali sono state le cose più difficili? Innanzitutto avere un'idea vincente nella quale credere, perché prima dei soldi, prima del business plan, prima di qualunque non so, ecco, parte economica, finanziaria o decisionale a livello pratico, bisogna avere l'idea e il coraggio di avviare un qualcosa di tuo, di metterti in proprio, sapere che andrai incontro a determinate situazioni, determinati ostacoli che comunque serviranno a te per la tua crescita e per superarli. E step fondamentali sicuramente, al di là di questo, che comunque è diciamo la parte più emotiva, ideologica, chiamiamola più concettuale, se parliamo dell'atto pratico ovviamente è iniziare a non so, guardare l'arredamento, capire quale sarà il tuo concept, tirare giù un business plan con un business case dove sai quello che sarà magari il tuo guadagno X da qui a un anno, a 2 anni, a 3 anni, a 5 anni, farsi un piano, mettersi giù, cercare professionisti anche che possano aiutarti a fare una cosa del genere, perché non è detto che tu lo sappia fare per forza all'inizio, no? E poi ovviamente nel mentre fai tutto questo qua, fare anche formazione nell'ambito proprio pratico, quindi che possa essere, non so, management vario nell'ambito della ristorazione, che sia menu engineering, food cost,
che sia capire con le tecniche di vendita applicate nel mondo della ristorazione, quindi nella sala, nel bar e cose varie, quindi ecco, tenersi sempre aggiornati da questo punto di vista. Passi indietro, cos'è che non faresti? Ma guarda, col seno dei poi siamo tutti bravi, quindi che dirti, probabilmente se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto fino ad ora per arrivare fin qui. E ovviamente col seno di poi, ok, anche se non mi piace ragionare così, ti direi cambierei l'ordine con cui ho fatto le cose. Metterei magari in primis un processo rispetto che un altro, perché ovviamente quando tu avvii qualcosa che è la prima volta che lo fai, a meno che non nasci imparato e nessuno ne nasce imparato, fai gli errori, no? Nel senso magari che ti posso dire andrei prima a chiedere un finanziamento piuttosto che fare il contratto d'affitto o comunque fare un business plan in una maniera differente rispetto che in un'altra, farei delle procedure diverse, più che altro a livello di tempistiche, nel senso scegliere di fare prima una cosa rispetto che un'altra. E poi sicuramente noi abbiamo fatto tutto molto bene alla fine. Dare un consiglio, ecco, alle persone, gli direi ragazzi, prima cercate qualcuno che vi finanzia con un progetto solido ovviamente alle spalle, quindi prima di tutto fate un progetto solido, un business plan, un business case fatto bene come si deve, un brand che possa avere uno sviluppo nel futuro solido, un'idea nella quale credete veramente, presentatevi dai finanziatori, cercate prima il finanziamento, poi dopodiché avviate tutto quanto, in modo tale che così riducete i tempi, solo per una questione di tempi tutto qua. Cosa ti senti di aver fatto veramente bene? Che dicessi, allora, se devi aprire un locale domani, ti consiglio veramente di fare questa cosa, perché ha il massimo impatto sulla tua attività. Bella domanda. In realtà, se ti dovessi dire soltanto una cosa, non saprei bene, dovrei pensarci molto bene, ma se ti dovessi dire più cose che abbiamo fatto bene, sicuramente è stato scegliere la location adatta per il tipo di idea che avevamo noi. Perché per l'idea che avevamo noi ci serviva un posto intimo, con uno spazio esterno importante, e un determinato tipo di illuminazione, un concept che rappresentasse quello che noi vogliamo trasmettere alla nostra clientela, ovvero serenità, relax, la condivisione, momenti importanti con le persone che ami. Quindi quello che abbiamo fatto bene è stato proprio impostare l'attività secondo quelli che erano i nostri valori. Prima di tutto, che mi stai preparando? Sto preparando un ottimo Ugo Rosé. Che cosa sarebbe l'Ugo Rosé? È una rivisitazione del classico Ugo Spritz, che conosciamo un po' tutti quanti, quello con i fiori di sambuco, la menta e il lime. La nostra è una versione rosata, ovvero lo facciamo con un prosecco rosé e la soda al pompelmo rosa e ovviamente il fiore di sambuco. In questo caso noi utilizziamo questa bottiglia qua. Oggi cos'è per te questa enoteca? Questa enoteca è la realizzazione di un sogno. Noi siamo partiti che praticamente questa era una carrozzeria dismessa ed era chiusa da 16 anni, quindi nella testa delle persone non esisteva questo posto, perché 16 anni chiuso, in più prima c'era una carrozzeria, e tra l'altro in una via che non è di passaggio, no? Come si dice, tra virgolette, no? Ci sono le vie dove passa tanta gente, è una traversa di una via principale e nella quale ci siamo solo noi come attività vera e propria. È una realizzazione di essere riusciti a far capire alle persone che c'eravamo, nel senso, e a rendere questo posto vivo. No, effettivamente noi l'abbiamo proprio ravvivato, gli abbiamo dato una nuova vita e questa è una cosa bellissima, perché ad oggi ci sono persone che ci dicono pure meno male che avete aperto, perché la sera quando torniamo a casa siamo più tranquilli, ci siete voi. Cosa vuoi trasmettere a chi entra qua dentro? Se mi parli di clienti, gli vorrei trasmettere il fatto che comunque noi siamo al loro servizio, nel senso che quando un cliente entra qui dentro, quello che ci auguriamo noi è che abbia l'esperienza più bella della sua vita, per quanto riguarda ovviamente l'ambito della ristorazione, o comunque per quanto riguarda anche lo stare insieme, diciamo un'esperienza che sia a 360 gradi, non solo culinaria, sul bere o anche sull'accoglienza, sulle sensazioni che provano nello stare qui con noi, nell'interagire con il locale, con quello che è l'ambiente del locale, con tutta l'atmosfera che lo circonda. E perché è così importante per te questa cosa? Per me è importante perché dalla mia esperienza
quello che io ho potuto constatare nell'ambito della ristorazione è che spesso e volentieri ci sono degli ambienti che sono un po' più caotici, un po' più, come ti posso dire, ecco, che non ti mettono proprio totalmente a tuo agio in un momento di serenità e di relax. Io mi immagino sempre che quando esco a cena fuori vorrei capitare in un ristorante o in una pizzeria o in un locale dove arrivo, sto con i miei amici o con la mia ragazza o con le persone care comunque per me, e devo stare rilassato, nel senso non devo pensare a il cameriere che non mi segue, quell'altro che mi fa il drink sbagliato, quello che mi consiglia un vino sbagliato, o arriva il piatto non era quello che avevo ordinato io. Vorrei entrare, stare rilassato e godermi l'esperienza all'interno del locale, che non è soltanto mangiare e bere, ma è proprio come sto all'interno di quel locale, perché penso che nelle vite quotidiane tutti noi siamo diciamo, pieni di cose da fare, c'è sempre un impegno diverso, più andiamo avanti e più saremo pieni di impegni, e nel momento in cui scegliamo di uscire fuori dalla quotidianità e andarci a rilassare, magari a cena fuori o comunque un dopo cena o per un aperitivo con una persona cara o con i nostri amici, ecco, dobbiamo stare sereni, dobbiamo poter avere quell'ambiente che ci dà quel comfort che noi magari nell'arco della giornata non abbiamo. E cosa vedi nel futuro di Dama? Innanzitutto direi che la parte più importante da qui ai prossimi anni sarà consolidare quello che abbiamo già creato in questi primi 2 anni e mezzo di attività, ovvero consolidare il nostro brand, consolidare il fatto che le persone sappiano che se vengono qua passano una bella serata, sia che vengono all'aperitivo, sia che vengono per mangiare, restare a cena, sia che vengono per un dopo cena, o anche semplicemente per passare a farsi un amaro dopo che sono mai andati al ristorante da un'altra parte. E quindi dobbiamo, ecco, consolidare il brand e anche fare delle operazioni di marketing che lo facciano espandere, che lo facciano arrivare a più persone, perché non ti nego che lavoriamo molto bene con il quartiere. Quello che vorremmo fare è anche espanderci e far conoscere la nostra realtà anche a tutto il resto di Roma. E perché no, anche fuori il raccordo e per chi viene da fuori. Quello che sarà il futuro da qui a 8 anni riguarda innanzitutto l'espansione. Noi vogliamo provare ad espanderci, ovviamente prendendo la parte a fianco, provando a prendere un altro pezzo di parte esterna, chiedendo ovviamente delle concessioni, e questo è quello che noi ci immaginiamo fondamentalmente. Vorremmo espanderci e perché no, in un futuro magari prendere un altro locale o un altro locale ancora, o magari creare anche un franchising. Diciamo che l'idea di franchising è quella che più ci balena nella testa, quella che più anche ci stimola a fare di più, e ovviamente tempo al tempo, ma siamo sulla buona strada. E nella pratica tu come pensi che si possa raggiungere questo obiettivo? Nella pratica innanzitutto bisogna creare un processo chiaro e ben definito all'interno del locale, nel senso che, ok, si alza la serranda in questo modo, si pulisce in questo modo, si prepara la sala in questo modo, si serve il cliente in quest'altro modo. Scrivere procedure ben dettagliate di ogni processo all'interno del locale, che possa essere la realizzazione di un piatto, di un drink, come si parla con il cliente, come si accoglie un cliente, come si fanno gli ordini dei vini, delle birre, dei cocktail, delle bevande, di qualunque cosa. Quindi scrivere nero su bianco quello che è proprio la vita del locale, la vita del business, dell'attività, come si imposta, e poi dopodiché replicarla dove diciamo è consono replicarla, scegliere poi le varie location dove c'è la possibilità di replicarlo, e così andare avanti. E voi pensate di riuscire a pagarvi con gli introiti di questo locale il prossimo locale, o utilizzare questo come traction per poi andare a fare il locale e prendere un finanziamento? Ovviamente l'idea è quella di creare la base qua per poi dopo espandersi, quindi sì, è normale che quando tu la parte più difficile del franchising in realtà è il secondo locale, perché se il primo locale non l'hai impostato bene, il secondo non ce la fai a tirarlo su, perché il primo locale deve essere totalmente autonomo, tu devi poterti distaccare completamente dal primo locale per poter creare il secondo, per poi creare il terzo, il quarto e il quinto. Quindi diciamo il primo locale deve essere proprio la base solida, perché altrimenti è come se tu costruisci un palazzo, se non fai le fondamenta solide non riuscirai mai a costruire il palazzo, e il palazzo prima o poi crollerà. Tu perché fai parte di Impresa Bere? Io faccio parte di Impresa Bere per te, scherzo. Grazie a te, direi, ovviamente. Faccio parte di Impresa Bere perché è un progetto
che ha un ampio margine di crescita nel quale io credo e che in realtà avevo già sognato, come ti dissi, nel momento in cui tu mi hai proposto di entrare a far parte di Impresa Bere, o che c'era comunque questo progetto in cantiere, di venire a vedere come si poteva evolvere, come si poteva espandere, le persone che ne facevano parte, io ti confessai che stavo cercando proprio di creare un mastermind, no? Cioè che nella mia testa volevo trovare un gruppo di persone con le quali confrontarmi, con le quali condividere delle idee, dei risultati, obiettivi che facessero, diciamo, parte di quello che era anche il mondo dell'imprenditoria, o che comunque avesse una mentalità impostata su quel mondo lì, una mentalità impostata sulla crescita, sullo sviluppo, sull'innovazione, su tanti valori che fanno parte del mondo dell'imprenditoria. E quindi ne faccio parte con orgoglio e anche con molto entusiasmo, proprio perché credo che sia l'ambiente giusto per poter sviluppare le proprie abilità in maniera più, diciamo, più veloce, no? Più accelerata, e per poter crescere e conoscere anche persone che la pensano come te e potersi anche aiutare a vicenda su quelli che possono essere gli ostacoli di fare imprenditoria in Italia, che insomma un po' tutti quanti conosciamo. E che valori pensi di dare e ricevere dalla community? Quello che do io principalmente è la mia caratteristica più importante, che me la porto avanti ormai da parecchi anni a questa parte, che è il non mollare mai, no? Quindi non avere limiti, non mollare mai, restare sempre saldi, costanti e andare avanti nella propria strada convinti di quello che si sta facendo. E un po' questa fermezza, ecco, no? Cioè nel fare le cose, nell'essere saldi nelle proprie decisioni. Quello che prendo dalla community è un ambiente leggero dove poter condividere con altre persone idee, progetti, conoscere anche persone che fanno cose diverse dalle tue, cose che non ti aspetteresti neanche mai, no? Ma parlando anche di te, per quello che è la tua attività, o parlando dell'altro ragazzo che montava i LED sugli zaini, che a me insomma mi ha bagato il cervello sta roba. La pubblicità LED sugli zaini non me la sarei mai aspettata, no? Quindi è bello sapere che comunque c'è tanto da scoprire ancora, no? Tante cose che uno neanche si aspetta minimamente le puoi trovare in un ambiente sereno, amichevole, dove non ci sono i classici canoni del network o del business to business, ecco. Invece sto cocktail come è venuto? Sto cocktail adesso lo assaggiamo, adesso ci mettiamo la soda al puntino rosa e lo assaggiamo subito. Dai, mi bevo un bicchiere di vino io, ti ho fatto il drink e mi bevo un bel bicchiere di vino. Oh, fantastico. Salute. Proviamo questo. Questo è un Ugo Rosé. Vediamo, va. Qui mi sto bevendo un bel bicchiere di Trebbiano d'Abruzzo invece. Buono, bello fresco. Ma che c'ha? Ti piace? Zucchero di canna, tipo queste cose qua? No, c'è un liquore foglie di Sambuco dentro. Il liquore foglie di Sambuco è un prosecco rosato e la soda al pompelmo rosa. Meno male che faccio Impresa Bere, perché di bere vedi. Mi serviva un barman, mi serviva un barman. C'è sempre da scoprire, Cosa sogni tu di costruire nella tua vita attraverso anche questo posto? Perché io so che tu hai un bello obiettivo nel mondo della ristorazione, quindi volevo sapere un po', volevo che ci raccontavi un po', ecco. Allora, diciamo che io da qui sogno di costruire quella che è sicuramente la mia libertà finanziaria, ma anche più che altro la libertà di poter vivere appieno la vita come io voglio, nel senso che mi piace il lavoro che faccio, lo amo fare l'imprenditore e amo altrettanto la vita, la mia vita privata, proprio vivere la vita, viaggiare, fare nuove esperienze, condividere emozioni e situazioni con amici, parenti, la persona a me cara, quindi da qui quello che sogno io sono parecchie cose. Mi piacerebbe un giorno aiutare le persone che decidono di affrontare anche loro il campo della ristorazione sotto forma imprenditoriale, o anche, perché no, sotto un altro tipo di forma che possa essere dipendente o manageriale. Mi piacerebbe aiutarle per poterle formare, per poterle farle capire che questo è un bellissimo mondo dove si può crescere tanto, dove si possono imparare tantissime cose. E poi mi piacerebbe ovviamente creare una ricchezza generazionale che possa dare la libertà di scegliere la vita che uno vuole alle generazioni future, magari non so, a mio figlio o ai miei nipoti quando sarà un giorno.
E invece a livello di formazione, cioè io Marco lo conosco molto bene, però mi piace tanto il fatto che, per esempio, quando tu prendi un dipendente a lavorare qua, viste anche le tue esperienze passate, tu gli voglia dare un taglio molto preciso al tipo di dipendente e al tipo di sviluppo che può avere sia qui nel Dama di oggi, sia appunto nel progetto che abbiamo visto, quindi anche un ipotetico in espansione. E abbiamo anche parlato spesso del fatto che a te piacerebbe più avanti magari riuscire a diventare abbastanza affermato nel campo della ristorazione, anche per fare formazione a livello di appunto nel mondo ristorativo. E che ci puoi dire qualcosa in più? Sì, assolutamente. Diciamo che allora, per quello che ho constatato io in giro facendo esperienze nei vari locali, nei vari posti dove comunque ho lavorato, c'era sempre, diciamo, un ambiente molto stressante, molto pressante. Quello che io vorrei riuscire a trasmettere alle persone, innanzitutto che lavorano con me, e anche in un futuro a chi formerò, che questo è un ambiente che si può vivere anche serenamente. È ovvio, non ce lo neghiamo, è un lavoro fisico, un lavoro dove ti trovi a lavorare nei giorni in cui magari gli altri sono liberi, stanno in vacanza, e ci sono tanti tra virgolette, contro. 8 agosto. 8 agosto, ci sono tanti contro da questo punto di vista. La parte bella è che questo è uno di quei lavori che ti rende eternamente giovane, perché comunque sei sempre a contatto con le persone, sempre a contatto con giovani, sempre a contatto con realtà totalmente diverse dalle tue, conosci tante persone, hai la possibilità di veramente ascoltare molteplici storie. Questo è un lavoro che ti permette di espandere la tua mente veramente all'infinito, perché c'è una crescita infinita da questo punto di vista. E quello che vorrei riuscire a trasmettere alle persone è che si può vivere anche con serenità, ed è quello che voglio creare nel mio ambiente di lavoro e anche in un ipotetico ambiente formativo futuro, ovvero affrontare il mondo della ristorazione con serenità, ed è quello che trasmettiamo tutti i giorni ai nostri clienti, anche nonostante ovviamente anche noi siamo esseri umani, ci sono le giornate no per noi, però il nostro principale obiettivo è far stare serene le persone, farle sentire a casa, sia i clienti che i dipendenti stessi. Ti senti già realizzato o questo è solo l'inizio? No, questo è solo l'inizio, ma io per natura non amo dire di sentirmi realizzato, perché mi piace, ecco, il mio valore cardine è la crescita. Se dovessi scegliere una scala di valori, al primo posto metterei la crescita. Quindi non mi piace mai dire di essere realizzato, mi piace dire di aver realizzato delle cose, ma non di sentirmi realizzato totalmente, anche perché altrimenti non ci sarebbe più crescita. Dici, ha senso. tutto torna, ecco. Cosa diresti a una persona che ha paura di iniziare una sua propria impresa, anche nel campo della ristorazione? Quindi direi che ha ragione di provare paura. Ha ragione, perché anch'io ho avuto paura, ma come tutti quanti nel mondo, le persone normali hanno avuto paura la prima volta di fare un qualcosa, no? E specialmente creare impresa in Italia, la più grande paura è quello di farlo in Italia, fondamentalmente. E sapendo comunque quello che è il paese, le problematiche, nonostante poi ovviamente ci sono anche le cose positive, ci mancherebbe, perché l'Italia è un paese bellissimo. Cosa direi? Direi che se ci credi veramente fai il primo passo, poi dopo viene tutto da solo, nel senso che parlo per la mia esperienza personale, io sono una persona che ho molta paura, chiaramente, come tutti quanti. Come sconfiggo la paura? Mettendomi nella condizione di doverla superare per forza. Mi obbligo a fare il primo passo, o comunque faccio il primo passo nella totale paura, e poi sono obbligato a fare quelli successivi, perché ormai ho preso la responsabilità del primo passo. E invece cosa diresti al Marco di 5 anni fa? Andrà tutto bene. Cosa gli direi? No, scherzi a parte, gli direi che non si rende conto ancora di dove sarà tra 5 anni, che farà una crescita esponenziale, che farà un sacco di esperienze, che comunque va bene così, va bene già dove è arrivato adesso, e sarà ancora meglio. E cosa diresti al Marco tra 5 anni? Bella domanda questa, è una bellissima domanda. Probabilmente gli direi sto arrivando. Tieni pronto, sto arrivando, aspettami. Marcolino, grazie mille veramente per tutto oggi. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi, è un contento. piacere veramente. Allora, questa ragazzi è Impresa Bere, persone dietro le imprese. Ciao ragazzi, vi aspettiamo in Impresa Bere. Vi aspettiamo, venite. Eppure da Damà. Questa è fighissima, andiamo, non è più divertente.